Buongiorno da Malcesine, ho parcheggiato la macchina qui in questo parcheggio, scendo di lì, vi faccio vedere e facciamo un lungolago bellissimo. Ho sempre sto freno davanti che non funziona, ma vediamo adesso, cambio l'inquadratura. Oggi è il 31 ottobre, giovedì mattina, si sta benissimo, 15-16 gradi, però c'è il sole, vedete, scendo di qua e adesso non so che con una mano se è il massimo, perché c'è una discesa molto ripida. Facciamo che ci troviamo in fondo, aspettate che guido con due mani. Allora, prima di iniziare il Giro Malcesine mi sono accorto che dal momento in cui sono sceso dalla discesa c'è tutto un pezzo di 7-8 minuti che non ho registrato, che era tutto il lungolago, quindi che porta al punto in cui tra poco vedrete dove ho parcheggiato. Quindi mi sono accorto adesso che manca questo pezzo, perciò adesso lo rifaccio quel pezzo, faccio un altro video. Intanto guardate che posto stupendo, quindi farò un altro video dedicato a quel lungolago, perché è veramente bello, quindi lo vedrete in un altro video. E adesso riniziamo dal centro di Malcesine. Ecco, parcheggiato la bici. Io questi li ho visti solo a Malcesine, fatti in questo modo per attaccare la bicicletta. Qua io ho messo questo mio lucchetto che non è molto comodo, però ormai ce l'ho. E sì, intendevo che è più comodo avere questi lucchetti, vedete, a corda. Va bene, allora andiamo in centro, non perdiamo tempo a parlare di lucchetti. E già, ecco, già al sole si sta meglio. Non puoi vedere quanta gente c'è. Ecco che bello vedere i negozi, fa estate con tutta la roba fuori. Ecco, considerate che oggi è giovedì mattina, la domenica anche d'inverno c'è sempre pienissimo. Passiamo per tutto il centro e poi cerco un bar per bere un caffettino. Ma che c'è il ritro degli alpini là? Di solito quando senti questo vociare un po' di anziani, è il ritro degli alpini. Che bello questo scorcio. Lì arrivate col traghetto. Neanche il ritrovo c'è qua. Non lo so. Però è bello, dai, tu vieni qua un giovedì mattina, vedi già la gente alle 10 mattina già in festa qua. Ma non lo so, questo è da fotografare. No, c'è qualche forse evento aziendale. Adesso mi scuseranno che ho detto anziani, ma insomma tutta la voce di questo vociare delle persone molto molto adulte. Intendo che non erano ragazzini delle scuole. Ecco, il centro di Malcesine è credo il più caratteristico del lago di Garda, con tutte le bancarelline. Al contrario invece di per esempio Salò, Cardona Riviera, che non sono così caratteristici, il centro intendo. Qui proprio Malcesine, io ho girato ormai tutto il lago, credo che sia il centro con più vie piene di negozietti, quindi è molto molto carino. Alle mie spalle c'è il lago, mi giro e faccio vedere.
Andiamo un po' a vedere anche qua che via. Passo di qua. No, c'è un profumo di cibo, stanno preparando, cioè probabilmente il retro delle cucine di qualche ristorante, ma che buono, vabbè, però mi stava già venendo una fame. Infatti, taverna dei capitani, taverna dei capitani, infatti mi sembrava a me che ci fosse a mangiare. Cioè arriva fino qui, stanno facendo tipo un minestrone, buonissimo. Elias, los geht's. Auch zu diskutieren mit uns. Andiamo di là che c'è un po' di sole. Beh, è bello vedere questi negozi in inverno con tutte le cose fuori, fa molto estate. Poi ecco là in fondo il lago, guardate come riempie. Il lago fa tanto, perché se non ci fosse il lago Malcesine è bella, però sarebbe un paese come tanti altri. La domenica qui non ci si muove, infatti è bello girare anche adesso. Poi mi piace sentire anche il profumo dei negozi che vendono pellame, non so perché, non so se... Ecco, infatti, eccolo qua, mi arrivava il profumo, ma non so perché, poi non è neanche un buon odore, però mi piace. Che belle queste vie caratteristiche. Anche qui vedete, tutto pieno. Anche questa, guarda che bello questo ristorante, cucina e pizza. Allora andiamo giù, alle mie spalle c'è un vicolo molto molto caratteristico, mi giro, faccio vedere piano piano. Questo guardate, che bello. Va bene, torniamo a vedere il lago, cerchiamo un caffè, se ci fosse un po' di sole, un tavolino al sole me lo prendo molto volentieri. Allora, che bello, almeno vediamo anche un po' di lago, oltre al centro. Andiamo di là, una scultura particolare, vabbè. Ma magari neanche tanto elegante, no, faccio vedere, ma non lo so, cioè non è che sia, vabbè, lasciamo perdere, elegantissima. Io l'arte moderna a volte non la comprendo, cioè ci vuole una cultura per capire l'arte moderna, ovviamente io non ho. Qui si sente l'acqua del lago, guarda che vicolo che ho trovato con il rumore. Eccola qua. Guardate che angolini. Guardate questo ristorante dov'è. Cioè guardate dove mangiate. Che belli questi vicoli. Stamattina, oh guarda che bella questa taverna.
Stamattina stavo guardando un'intervista a Johnny Depp, intanto vi faccio vedere che a me piace molto come attore, quindi su YouTube mi è uscita questa intervista fatta che io poi non seguo neanche a che tempo che fa da Fazio, e Johnny Depp diceva in sostanza una cosa che lui ha detto, che poi ho collegato a un libro di filosofia, che poi ho collegato a ieri un altro video, comunque praticamente ha detto, aspettate che c'è gente, cerco sempre di non inquadrare, che mi dà fastidio quando arrivano le persone, e praticamente Johnny Depp, non riesco. No, aspettate, vado là che sono più tranquillo, così vi spiego il concetto, perché passa la gente, faccio anche fatica, perché poi la gente vede che io parlo da solo, a me io mi imbarazzo pure, no? Non è bello, cioè tu vedi, stai parlando da solo alla videocamera, la gente ti guarda. Comunque, Johnny Depp diceva, nella vita fai ciò che ti piace, no? E evita di fare ciò che non ti piace. Concetto molto semplice, però non è banale. In un libro di filosofia, non ricordo quale, questo filosofo spiegava, si parlava di vocazione, no? Cioè vocazione nel senso di trovare ciò che ti piace nella vita, cioè ciò per cui sei fatto, no? E a volte uno passa una vita, prova anche tanti lavori, tante attività e non trova questa vocazione. E semplicemente questo libro diceva, poi l'ho collegato perché l'ho letto tanto tempo fa e l'ho collegato stamattina a Johnny Depp. E qua non posso parlare anche tranquillamente, non c'è nessuno. No, è difficile parlare quando sei in mezzo alle persone in centro, poi parli di queste cose, perché sono tutti turisti, non ti capisce niente nessuno. Dicono già uno che parla da solo e parla di ste cose, cioè è matte, no? Comunque no, stavo dicendo, mi giro e faccio del posto, in questo libro di filosofia, non ricordo quale, l'autore diceva, per trovare la tua vocazione è molto semplice. Se fai ciò che ti piace, probabilmente, ma anzi quasi sicuramente lo farai molto bene e lì avrai il tuo successo. Ora, successo è una parola molto ampia, per qualcuno vuol dire in termini economici, per qualcuno in termini personali, in altri modi, no? Comunque lì troverai il tuo successo ed è vero. E ancora una volta, ieri ho guardato un video di una persona che seguo, fa video a Tenerife, Alex, e c'era questo signore che stava affilando i coltelli, che non mi ricordo il nome, ora mi sfugge il termine, ce l'ho sulla punta della lingua, vabbè, comunque, sapete, e aveva sta bicicletta che pedalava e poi girava la ruota, affilava i coltelli. E Alex va lì e gli fa una domanda, gli chiede se era felice, se gli piace il suo lavoro, e non mi ricordo bene, però mi ricordo bene la risposta. Lui ha detto, sì, sono felice, nella vita la mia regola è fai ciò che ti piace, fallo bene rispetto agli altri. Quindi l'attore Johnny Depp stamattina appunto diceva questo nell'intervista, il libro di filosofia che ho letto diceva quello, quel signore che stava, una persona molto semplice che stava affilando i coltelli, dice quello. Quindi è molto semplice trovare la tua vocazione, il tuo successo nella vita. Adesso cambiamo argomento, ma andiamo. Io l'ho trovato facendo per esempio questo, il pianista, e questi video, tutto qua. Va bene. Ora avrò perso la metà delle persone che guardano i video con sta roba qua che ho detto, magari no, spero di no. Spero di non avervi annoiati. Oh, questi forse francesi. Sì, mi faccio problemi a raccontare queste cose, tanto non mi capisce nessuno qua. Mi sembra di neppure essere in Italia, se non fosse per il posto. Torniamo di qua che vado a bere un caffè là, forse là c'è più sole. Questo è il Palazzo dei Capitani, chissà se possiamo entrare a vederlo. Ah, ma no, c'è. Ecco, gli italiani ci sono e si riconoscono subito. Adesso però io volevo entrare al Palazzo dei Capitani, sì. Vabbè dai, tanto ho già fatto un video, l'avete visto. Però è interessante anche la storia
perché uno pensa ai capitani come al capitano delle navi, no? In realtà no, i capitani nel 1600 qui avevano tutt'altro ruolo, avevano un ruolo politico, di giurisdizione, di controllo, eccetera eccetera, e mi piaceva anche andare lì a leggervi la storia. Ma ci sarà potrei andare anche qua per il caffè, ma sì, la banda è andata via, qui mi metto qua per un caffettino. Caffè, sì, no, anche qua, no, aspetta, il caffè ristorante, no, guarda che bello, ma andiamo qua se mi fanno un caffè, cioè non è soltanto un ristorante, beh, lo scopriamo adesso. Sì, ho trovato posto, parte anche il traghetto, sempre caratteristico, mi sono messo qua, così ho proprio la posizione, tra l'altro fa anche caldissimo, cioè non è che faccia caldo come temperatura perché sicuramente non supera i 17-18 gradi, però stando qua al sole fa caldo. E ecco, guardate che bello dove mi sono messo per prendere il caffè. Ho il veliero qua alla mia sinistra, bellissimo questo porticciolo. Sì, poi se riesco dopo il caffè andiamo dentro il Palazzo dei Capitani, così magari se c'è scritta la storia anche brevemente dei capitani ve la racconto perché non me la ricordo benissimo. Comunque ricordo che il capitano era una figura che aveva un ruolo politico, di controllo, ma poi andiamo a leggere, avevo letto tempo fa questa cosa, e siamo comunque nel 1400-1500, età della Serenissima, controllo da parte della Repubblica di Venezia, e guardate ma che bello qua, adesso arriva il caffettino, me lo prendo. Ecco è arrivato il caffè, bicchiere d'acqua che ho ordinato a parte, caffè, adesso prendo il caffè e poi mi rilasso 5 minuti perché insomma il viaggio qua in macchina, la biciclettata, tutto sto a parlare col telefono, mi zittisco con voi 5 minuti, mi rilasso e per ultima tappa andiamo a vedere il Palazzo dei Capitani. È arrivato un calcigno, aspettate, carino. Quando loro pensano che gli diamo da mangiare, però non va bene per loro il nostro cibo, infatti in giro ci sono anche tanti cartelli che lo dicono, quindi non andate a mangiare i cigni. E questo è un cigno più piccolo, cioè adolescente, vedete, non so se si dice così, comunque non adulto, vedete che non è ancora bianco. Va bene, bevo il caffè, poi ci vediamo dopo. Riprendiamo il giro, vi faccio vedere il posto prima di andarmene. Mi sono fermato qua un 20 minuti, ma è troppo bello, guardate la mia posizione com'era, quindi ero seduto lì, che bello. I cigni che giravano qua intorno, il veliero. Allora finiamo con il Palazzo dei Capitani. Se il gruppo ha finito, la vediamo. È bello venire qua perché c'è sempre tanta gente, turisti, anche in inverno. Poi vedete sempre questi negozietti con quest'aria estiva, temperatura si è alzata. Vediamo se riesco a finire il giro là all'interno del Palazzo dei Capitani. Comunque il senso unico va in così o in così? Allora, tanto questo palazzo. Ok, palazzo edificato naturalmente dagli Scaligeri tra il 1200 e il 1300. Dove fanno i capitani? Eccolo qua. Qui fanno anche dei concerti, aperitivi. Ho visto fuori dalla fotografia che qui mettono un pianoforte.
Sì, c'erano le indicazioni lì che spiegavano tutta la storia del capitano, però adesso vedo che il video è già lungo, poi ci sono in parte le persone che parlano, non riuscirei neanche a leggervi tutto il testo. E che bello, guardate, stupendo questo palazzo. Ma mi è venuta una curiosità, ma si può andare là sopra, vedo, a visitare? Ci sono delle scale lì, fatemi vedere, perché quest'estate c'era un sacco di gente e poi lì c'era una barriera, non mi ricordo, però io quella scala non l'ho notata, cioè c'era tantissima gente, sono uscito dritto, però c'è una scaletta qua, ma aspettate un attimo. Ma adesso mi è venuto il dubbio, vediamo. Che sei? Avvocato. Avvocato. Ah, stanno facendo un convegno di lì, quindi non si può visitare. Qua stanno facendo un convegno di qua. Quindi scendiamo. Non l'avevamo previsto. Quindi le sale sopra ci sono, fanno delle conferenze, adesso stanno facendo qualcosa, non lo so. E allora torniamo di qua. Io vi saluto con questa vista fantastica, guardate che bello, e sentite sopra, e con questa vista magnifica ci vediamo in un prossimo video.